Notiamo adesso alcuni attrezzi utili per preparare e miscelare le fibre. Vediamo innanzitutto le spazzole per cardare, che lavorano piccole quantità di fibra alla volta, ma sono attrezzi maneggevoli ed economici. Per iniziare si può scegliere una finezza media degli aghi. Quindi vediamo ad esempio come miscelare 2 o più colori. Si inserisce qualche ciuffo di fibra tra gli aghi di una delle spazzole, ricoprendone tutta la superficie. Poi, in questo caso, aggiungiamo qualche altro ciuffo colorato e possiamo proseguire finché abbiamo riempito tutto lo spessore degli aghi. Ora spazzoliamo le fibre ripetutamente. E quando saremo soddisfatti della miscela, le togliamo dalla spazzola. Un modo semplice per togliere la fibra miscelata è posizionare 2 ferri da maglia tra le punte delle fibre che escono dalla spazzola, tirando leggermente verso l'alto e arrotolando le fibre attorno ai ferri. Dopo aver tolto i ferri delicatamente, si crea un rotolo cavo con le fibre abbastanza aperte da essere libere di srotolarsi quando inizieremo a filarle, partendo da un estremo. Se facessimo un rotolo troppo stretto, a questo punto sarebbe molto difficile da filare. Il secondo attrezzo che presentiamo è la cardatrice a tamburo. Indipendentemente dalle dimensioni e accessori, il funzionamento si basa sempre sulla pettinatura delle fibre, che si posizionano sul piano di alimentazione e si infilano tra i 2 rulli. Il prodotto che esce dalla cardatrice viene chiamato in gergo batt, ovvero tappeto cardato, in cui le fibre sono comunque tutte direzionate e sovrapposte a strati. Possiamo scegliere di inserire le fibre nella cardatrice affiancandole in colori diversi per ottenere un batt che una volta filato avrà un diverso effetto nei cambi di colore. Le cardatrici a media densità di aghi come questa sono perfette per miscelare colori e fibre in nastro o cardate, che devono però essere ben aperte a mano perché parti troppo spesse o dense tenderebbero a sforzare i meccanismi di leva dei rulli. Una volta tolto dai rulli, per formare il batt distendiamo il tappeto di fibre e poi lo arrotoliamo semplicemente con le mani.